Buonasera a tutti amici, oggi coda di rospo, la pescatrice che preparo in padella con cipolla e zucchine, un pomodorino per dare un po' di colore, dei capperi e delle erbe aromatiche. Quindi una ricetta semplicissima, rapidissima e molto gustosa. Vi consiglio di seguirla, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, soprattutto se la replicate, e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Intanto io continuo col taglio delle verdure. Dopo aver tagliato qualche pomodorino, adesso taglio la zucchina. Zucchina verde, sempre a chilometro zero, o meglio a metro zero, perché ce le ho giù nell'orticello. Ecco qua, le taglio a listarelle, quindi le lascio abbastanza lunghette. Quindi prima la taglio a metà e poi dopo a liste. Adesso taglio qualche altro pomodorino perché due mi sembrano pochi, quindi ce ne metto altri. Li taglio a spicchi, sono dei piccadilli anche questi, molto freschi e saporiti. Adesso pulisco la coda di rospo, una bella coda, più o meno pesava 1 chilo. E ora con le forbici incido la pelle, perché questa va spellata. La pelle della coda di rospo rimane molto gommosa, non cuoce mai, è di difficile masticazione, quindi a meno che non sia veramente piccolina, è sempre meglio toglierla. Una volta tolta la pelle, poi la spina superiore con le forbici, ecco qua, non ha tante lische, anzi praticamente non ne ha, solamente un osso centrale, una cartilagine centrale e basta. Comunque in questo caso io devo fare dei bocconcini e quindi recupero i filetti. Ecco qua, bella, un bel esemplare. Quindi una bella incisione pian piano in modo da recuperare tutta la carne possibile e lasciare solamente l'osso, la lisca centrale da parte. In questo modo questo coltello taglia poco, quindi adesso rifaccio il filo con l'acciaino, ecco qua, in modo così da riportarlo a filo. In cucina avere dei coltelli che tagliano è fondamentale, per cui a parte non far perdere il filo e quindi ogni tanto con l'acciaino appunto tenerli bene, è importante anche conservarli in maniera decente. Ecco qua, ho recuperato i filetti e adesso non faccio altro che tagliare dei bocconcini, dei bocconcini non eccessivamente grandi né piccoli, medi, di qualche centimetro. Per ora vedete, li taglio a pezzettoni, poi se qualcuno è più grosso lo divido ancora a metà. Perfetto, una volta che ho tagliato la pescatrice a bocconcini in una padella abbastanza capiente, faccio un bel fondo di olio extravergine d'oliva, anche un po' abbondante, perché se l'olio è buono, certo dal punto di vista calorico aumentano le calorie, però dà gusto. Comunque butto le zucchine, le condisco con sale e pepe e le faccio rosolare. Quindi prima le zucchine che faccio rosolare affinché si dorino un poco. Ecco qua. Dopo una bella rosolata alle zucchine, ora posso aggiungere anche la cipolla. Vedete? Una bella doratura e quindi butto la cipolla. Questa lo stesso la faccio andare assieme alle zucchine, la faccio rosolare e la sfumo un po' col vino bianco. Ecco qua, un po' di vino bianco per creare anche un po' di densità, perché qua la cipolla, il vino bianco, quella densità che si crea, a me piace molto. Una volta che anche la cipolla si è un po' appassita, adesso metto i capperi. I capperi sono sott'aceto, è importante questo perché l'asprigno dell'aceto in questo piatto ci sta bene. Copro e lascio cuocere un po'. Quando ho raggiunto il grado di appassimento giusto della cipolla, quindi non deve cuocere, però deve un po' mollare, butto il pomodoro
Il pomodoro che rimane praticamente crudo, quindi deve rimanere integro e col suo colore. Infatti subito metto i pezzetti di coda di rospo e qua comincia la cottura della coda di rospo. Il tempo di cottura di questo piatto, una volta fatte le verdure e quindi messa la coda di rospo, è di circa 7-8 minuti con un po' di coperchio. Dipende molto anche dalla grossezza dei pezzi che metto in padella. Condisco per bene la coda con olio extravergine d'oliva e un po' di erbe aromatiche, timo ed origano. Il timo è fresco mentre l'origano è quello che faccio sistematicamente ogni anno seccare e quindi è un prodotto anche questo a chilometro zero. Continuo ad aggiungerci un po' di caperetti, ecco qua, e il piatto è già bellissimo così da vedere come colori e come aromi. Continuo a metterci un po' di sale, un po' di pepe per condire il pesce. Ecco qua, una volta fatto questo poi do una girata, una rosolata e quindi cotta la parte scotta, rosolata la parte di sotto, continuo attraverso il girare la chiusura dei pezzetti. Ecco qua, perfetto, girati tutti. Adesso sfumo con un po' mezzo bicchierino di vino bianco e posso coprire per portare appunto il pesce a cottura. Adesso evaporato l'alcol copro e appunto, come ho detto, lasciamo i minuti necessari per poterlo cuocere. Poi possiamo pungerlo, provare a vedere, diciamo 7-8 minuti dovrebbero essere sufficienti. Ecco qua, un'ulteriore girata, dopodiché siamo pronti per servire a tavola. Ecco qua, il piatto finito, guardate che bello, uno spettacolo. Bellissimo, adesso assaggio. Aromatico. Stravanato. Ci vediamo alla prossima ricetta. Io intanto continuo. Buono.